ero in laboratorio perché lavoravo già all'interno del laboratorio, dovevo rifinire le ultime cose e ho bruciato 3 computer in una mattina. Infatti poi Vidotto mi ha preso in giro per i successivi 15 anni. Quando mi sono iscritto a psicologia pensavo che psicologia fosse sostanzialmente Freud, però ho avuto la fortuna di fare al primo anno il corso di psicometria e ho scoperto questa materia che non avevo idea esistesse. Quello che faccio io quotidianamente è cercare di studiare le prospettive e le attitudini delle persone nei confronti dell'intelligenza artificiale nel contesto della guida autonoma. Il laboratorio di metodologia è un laboratorio tra quelli più storici all'interno del Dipartimento di Psicologia Generale. Siamo stati tra i primi in Italia a utilizzare metodi quali i modelli di equazioni strutturali, modelli di Rush, e è diventato sempre negli anni un punto di scambio, di comunicazione, di sviluppo, di ricerca. I lavori che facciamo in laboratorio prevedono il coinvolgimento di persone con expertise completamente differenti. Ci relazioniamo con filosofi, con ingegneri civili, con ingegneri stradali, con psicofisiologi, con esperti di emozioni, con esperti di sonno. Una parte importante della psicometria è proprio la teoria della misura e quindi come noi possiamo arrivare effettivamente a misurare un qualcosa che è ad esempio un costrutto, un'intelligenza, come la depressione. Nessuno l'ha mai vista la depressione, però noi possiamo cercare di trovare un qualcosa che ci consenta di misurarlo. Ho 3 sogni, diciamo. Uno è riuscire a costruire una procedura adattiva complessiva per la valutazione psicologica. Il secondo riguarda invece una metodologia per la valutazione di quella che noi chiamiamo la manica dei valutatori, quindi il ruolo di questo fattore manica larga, manica stretta di un giudice nella classificazione e nella presa di decisione. Questo tipo di ragionamento viene applicato anche in ambiti di psicodiagnosi, quindi valutazione psicologica. Il paziente ha o non ha un certo disturbo, oppure, e questa è una ricerca che abbiamo fatto, nel triage del 118. Quando telefoniamo al 118 per segnalare un'emergenza, l'operatore in quei pochi secondi che stiamo al telefono deve decidere se mandare fuori un'ambulanza con un codice bianco, un codice verde, un codice giallo, un codice rosso. E il terzo invece riguarda il mondo della guida autonoma. Cerchiamo di capire nel momento in cui questa tecnologia si svilupperà e cambierà sicuramente anche dal punto di vista urbanistico e societario le nostre città e le nostre strade, in che modo le persone si adatteranno, sono pronte ad adattarsi.